Bene ragazzi, benvenuti se siete nuovi e bentrovati. Spero proceda tutto per il meglio. Se è la prima volta che vedete questa tipologia di video, vi consiglio di andare a vedere gli episodi precedenti, partendo dal primo in cui vi descrivo nel dettaglio su cosa è incentrata la serie. Vi consiglio inoltre di andare a vedere anche le puntate di ETF Fight, partendo dalla puntata 15, in cui ad ogni puntata confronteremo e analizzeremo 2 più ATP, e anche i nuovi aggiornamenti settimanali del mio portafoglio, nonché le anteprime. Nel caso in cui invece abbiate già visto gli episodi precedenti, oggi nel 52esimo episodio vi propongo un video come dire che non era nella mia pianificazione. Visto che però lo fanno più o meno tutti, oggi vedremo le mie previsioni da palla di cristallo per il 2026. Tutte le altre puntate le potete trovare qui sul canale nella playlist dedicata. Prima di proseguire, come al solito e come farò ad ogni episodio, vi ricordo che la serie How I Invest My Money è realizzata e rivolta a tutti gli appassionati di investimenti e finanza personale. La serie di puntate viene pubblicata al solo scopo informativo. Non deve essere considerata come offerta di vendita o sollecitazione di investimento, in quanto non costituisce consulenza in materia di investimenti ed è priva di raccomandazioni personalizzate. Non si fornisce alcuna garanzia di rendimento e ne si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di capitale, qualora decidiate di replicare le operazioni effettuate all'interno di questa serie. Quindi ragazzi, mi raccomando, come dico sempre, abbiate capacità di critica su quello che vedrete all'interno di questa serie, anche perché si tratta della mia operatività e potrebbe non coincidere con la vostra. Bene, possiamo cominciare. In realtà è già qualche settimana che ci stavo pensando, vedendo altri youtuber e analisti, quindi ho preparato 2 slide in cui vedremo per punti quali saranno, a mio modo di vedere, i settori che possono performare bene per il 2026 e che quindi sono direttamente collegati anche a buona parte della mia asset allocation. Per aiutarmi, oltre ovviamente alle mie convinzioni di investimento e che quindi cercherò appunto di portare avanti nel 2026, ho recuperato alcuni dati da internet in modo tale da accompagnare quanto detto con qualche dato, nel senso che i dati non sono farina del mio sacco. È un video che per buona parte può essere ascoltato senza dover necessariamente guardare lo schermo. Bene. Come primo punto io ci metterei l'oro, metalli e terre rare. Penso che l'oro e altri metalli continueranno a performare bene, quindi in generale anche le aziende operanti in quel settore impegnate nel fornire appunto queste materie prime. Le aziende che estraggono oro e altre materie prime critiche hanno vissuto un buon momento nel 2025, come abbiamo visto anche il periodo di incertezza globale che ha caratterizzato prezzi elevati di quest'ultimi e ottimi margini di profitto, spinti anche da banche centrali e risparmiatori che hanno acquistato ad esempio oro e argento ad esempio. Il risultato è un margine di produzione che per alcune aziende supera il 50-60%. Questo lascia ampio spazio per mantenere margini elevati anche in caso di correzioni del prezzo di quest'ultime. Passando alle terre rare, alle materie prime critiche, il quadro è altrettanto favorevole, anche se con dinamiche diverse. I prezzi alti, spinti dalla domanda per veicoli elettrici, energie rinnovabili, tech e elettroniche e applicazioni militari, hanno reso molto attraenti le operazioni di estrazione e raffinazione, soprattutto per le aziende occidentali che stanno cercando di ridurre la dipendenza dalla Cina, che attualmente controlla ancora circa il 70% della produzione mineraria e oltre l'85% della raffinazione. Anche in questo settore stiamo assistendo a un forte interesse per nuovi progetti e un aumento significativo dei budget di esplorazione. Transizione energetica e la necessità di una supply chain più sicura e diversificate spingono verso una crescita strutturale del mercato, previsto in forte espansione nei prossimi anni. In sintesi, il settore minerario nel suo complesso ha sovraperformato gli indici azionari principali, come abbiamo visto nel 2025, e le prospettive, secondo me, e lo ripeto un'altra volta, secondo me per il 2026 restano, come dicono quelli bravi, bullish. Come secondo punto ci metto l'azionario in generale, con buone performance, e con azionario parlo ovviamente di un indice come l'MSCI World ad esempio. Tra i settori che credo faranno meglio, quindi sovraperformeranno meglio l'indice, ci metto l'healthcare dopo un periodo di sottoperformance nel 2025, principalmente
dovute a incertezze politiche, tariffe e pressioni regolatorie, il 2026 si profila come un anno di rimbalzo significativo. Molti analisti, tra cui BlackRock, Schwab e Oppenheimer, lo indicano come una delle possibili sorprese dell'anno. Le ragioni sono diverse e solide. Innanzitutto le valutazioni rimangono storicamente attraenti, con uno sconto medio del 10-13% rispetto al mercato globale, in alcuni casi vicino ai minimi visti solo nelle crisi passate. In secondo luogo, l'innovazione è in piena accelerazione. L'intelligenza artificiale sta trasformando il settore, migliorando efficienza operativa e riducendo costi, con il mercato globale dell'intelligenza artificiale previsto con crescite esponenziali nei prossimi anni. Altro settore che a mio modo di vedere continuerà a performare bene abbiamo il settore tecnologico, che resta il motore principale della performance azionaria globale. Nonostante le valutazioni elevate delle big tech americane, soprattutto le magnifiche 7, il consenso tra le principali case di investimento è che l'intelligenza artificiale continuerà a essere il tema dominante nel 2026. Anche se una correzione sui titoli più cari non è esclusa, la domanda reale di tecnologia, quindi data center, chip, cloud, eccetera, rimarrà robusta e dovrebbe sostenere una performance superiore alla media globale. Ultimo settore, o meglio paese, che a mio modo di vedere, e lo ripeto a mio modo di vedere, performerà rispetto all'indice MSCI World è la Cina. Infatti da poco ho modificato la mia asset allocation per quanto riguarda gli ETF. Il mercato cinese rappresenta forse l'opportunità più asimmetrica del 2026. Dopo un rimbalzo già molto forte nel 2025, MSCI Cina più 28% circa, il momentum continua nel nuovo anno, con previsioni di crescita ulteriori del 15-20% secondo Goldman Sachs, UBS, Invesco e altri. Le ragioni sono molteplici. Valutazioni ancora molto attraenti, sconto del 40% circa rispetto ai mercati sviluppati, accelerazione della crescita degli utili attesa intorno al 14-15%, politiche pro crescita che continueranno a supportare consumi e innovazione. Il settore tech cinese in particolare è visto come una delle migliori opportunità globali grazie all'intelligenza artificiale, con modelli come DeepSeek che dimostrano un gap tecnologico sempre più stretto con l'Occidente, all'espansione in infrastrutture di dati e alla crescente autosufficienza tecnologica. Inoltre, un possibile indebolimento del dollaro e rotazione di capitali verso altri mercati emergenti particolari sottovalutati potrebbero amplificare il movimento. Nonostante i rischi geopolitici e di esecuzione, il consenso sulla Cina è buono. Bene, sono terminati i settori che credo possano performare meglio dell'indice globale nel 2026. Ovviamente questi settori sono strettamente collegati alle mie convinzioni di investimento. Difatti anche la mia asset allocation va verso quella direzione. Ovviamente non ho la sfera di cristallo, però io ci credo, quindi di più non so cosa dirvi, cari amici. Prima di parlare dei settori che non mi convincono tanto per il 2026 e che quindi non ci andrò a investire, parliamo un attimo invece della mia asset allocation. Quindi ci spostiamo velocemente sul mio spreadsheet al foglio numero 5, così vi è più chiaro il tutto. Eccoci qui nel foglio numero 5 in cui andiamo a parlare brevemente un attimo della mia asset allocation. Per chi mi segue lo saprà già, ma lo ripeto anche per i nuovi arrivati, che non ho un asset allocation ideale in termini di percentuali che voglio raggiungere. Non so, 80-20, 60-40 e così via. Anche perché l'obbligazione che ho nel portafoglio si tratta di una speculazione su un possibile ulteriore abbassamento dei tassi futuri. Stesso discorso riguarda le criptovalute che sono state il mio primo investimento, anche se adesso le ho convertite tutte in stablecoin. Abbiamo poi la parte azionaria che in questo caso è data dall'ETF del Nasdaq 100, dal nuovo ETF sulla Cina che vedremo poi nel prossimo update finanziario e su tutte le azioni singole che vedete riportate qua sopra. Ogni mese, come vedete dai miei update finanziari, io alloco 1000 euro in ETF. Come avete potuto vedere l'anno scorso li mettevo totalmente nell'ETF del Nasdaq 100, mentre da quest'anno ho deciso di ripartire questi 1000 euro tra il Nasdaq 100 e il nuovo ETF sulla Cina. 300 euro poi li utilizzo come ogni mese da allocare nelle azioni singole che avete visto, mentre 7000 euro, come avete visto nello scorso anno, li utilizzo per acquisti spot come ho fatto nel caso di Lightbridge e Novo Nordisk. Vedete Lightbridge 5000, mentre Novo Nordisk adesso non mi ricordo
Eccolo qui, 2000, quindi 7000 euro. Se poi dico solo se avrò ancora liquidità extra, potrei aggiungere qualcosina ai 7000. O come diminuirla nel caso in cui per problemi di liquidità potrei quindi andarla a ridurre, e sapete bene come la penso riguardo alla liquidità. Detto questo, visto che il video sta diventando anche un pochettino lungo, vediamo rapidamente i settori invece che non mi ispirano tanta fiducia per il 2026 e che quindi non ci andrò molto probabilmente ad investire. Quindi torniamo nuovamente sulle slide. Il primo strumento finanziario sono le obbligazioni, il secondo le criptovalute, che penso probabilmente di ritornare a iniziare a investirci nel 2027, quindi per il momento nel 2026 non penso di toccarle. E il dollaro, ovviamente non parlo ovviamente di azioni, perché comunque vedete che ne detengo molte sia con il Nasdaq che anche con azioni singole, ma parlo sempre di obbligazioni, anche se potrebbe non indebolirsi poi così tanto. Attualmente non ho poi opinioni su altri asset, settore della difesa ad esempio, che va tanto adesso, non mi piace molto, così come il real estate, di cui non mi interesso. Dei mercati emergenti neppure, in generale preferisco azioni singole, e di quel bellissimo continente governato da psicopatici, ovviamente mi riferisco alla nostra amata Unione Europea, di cui per il momento non ho intenzione di espormi. Staremo quindi a vedere. Bene ragazzi, un'altra puntata volge al termine. Spero che in qualche modo vi sia piaciuta. Magari verso la fine dell'anno faccio una reaction a questo video e vediamo quante ne ho imbroccate. A parte gli scherzi, se avete domande o richieste riguardo questo per le scorse puntate, scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Non perdete i prossimi episodi. A presto!